ragazzi e benvenuti a questa nuova recensione. Benvenuti a chi mi sta seguendo in premiere live su YouTube e chi guarderà il video in seguito. Dunque, come tutti sapete, oggi la recensione riguarderà l'amplificatore Vox MV50. L'avete scelto voi, ve l'ho fatto scegliere tramite una sorta di sondaggio su Facebook e su YouTube. Diciamo i contendenti erano il Fryer Triple Booster Deluxe 2018 e l'MV50. Nettamente vinto l'MV50, quindi di diritto gli spetta la prima recensione del 2019. Vedete già che ho diciamo, piazzato qui nella stanza due AC30. Uno lo utilizzeremo esclusivamente come cabinet per gli altoparlanti, l'altro invece come un vero e proprio amplificatore. Per fare un paragone sentiremo i vari suoni che ci regala questo MV50, le sue possibilità e quanto è fedele ad un amplificatore a valvole diciamo in scala 1:1. Quindi buona visione. Bene, come al solito iniziamo con una panoramica sull'oggetto che abbiamo in recensione. Parliamo del Vox MV50, un amplificatore uscito sul mercato, diciamo presentato nel 2016 e alla fine è stato commercializzato nel 2017, quindi un'amplia abbastanza recente. Dunque iniziamo da subito, non vi fate ingannare dalle dimensioni, non è un pedale, non è un effetto, non è un simulatore, ma è un vero e proprio amplificatore. Alla stregua delle testate che vedete sui cabinet, tipo i grandi Marshall o anche la stessa Vox fa amplificatori a testata, quindi separati dal cabinet, quindi non amplificatori combo, ma esclusivamente parte ampli. Questo è un vero e proprio amplificatore. Sviluppa 50 watt a 4 ohm, 25 watt a 8 ohm e 12 watt e mezzo a 16 ohm. Quello che interessa a noi, almeno per la configurazione tipo AC30, quindi due altoparlanti da 12 pollici configurati come nella C30, in questo caso utilizzeremo i Blue Alnico, ha una potenza di 12 watt e mezzo. 12 watt e mezzo sapete bene che non sono pochi per un'amplia a valvole. Riusciamo tranquillamente a sostenere un concerto con questa potenza. Basti pensare che l'A C30 ha 30 watt e raramente lo utilizziamo al massimo della sua potenza sul palco, ahimè. Ci riesce Brian per ovvi motivi di spazi e di possibilità di pressione acustica. Dunque veniamo all'MV50. Come vedete è un ampli molto compatto, lo mettiamo tranquillamente nella custodia della chitarra. Si presenta con un layout piuttosto semplice. Abbiamo il controllo del gain, quindi la distorsione dell'ampli, il controllo di tono e il master volume sarebbe. In più abbiamo un piccolo strumento che ci mostra il nostro output effettivo rispetto alla potenza massima dell'ampli e il jack di input. Nella parte posteriore abbiamo l'uscita diretta in linea o per le cuffie, la selezione della modalità eco. La modalità eco sostanzialmente è per un risparmio energetico. Se la mettiamo su on, dopo un po' di tempo che l'ampli non rileva segnale proveniente dalla chitarra, quindi magari l'abbiamo staccata e ce ne siamo andati, dopo un po' si mette in stand by automaticamente. Abbiamo poi lo stand by che funziona come un'accensione e spegnimento, il jack per l'alimentazione, la testata viene fornita con l'alimentatore in dotazione originale. Poi abbiamo un controllo di equalizzazione con due possibilità, la possibilità flat e la possibilità dip. Flat viene consigliata su amplificatori di generose dimensioni come ad esempio la C30, come lo testeremo oggi. La funzione dip è raccomandata su ampli di piccole dimensioni, quindi un cabinet che non ha la stessa diciamo tonalità e pasta sonora di un cabinet più grande. Magari abbiamo un piccolo amplificatore con un altoparlante da 10 pollici, magari a cassa chiusa, abbiamo necessità di maggiori basse frequenze, andremo a selezionare la modalità dip. In ultimo abbiamo il controllo dell'impedenza. Questo dipenderà esclusivamente dal cabinet, dalla cassa che andiamo ad abbinare alla testata. Dobbiamo fare molta attenzione ovviamente a quale selezionare. In questo caso utilizzeremo la modalità a 16 ohm, poiché sfrutteremo come cabinet un vero e proprio AC30. E poi abbiamo l'uscita di segnale, l'uscita di potenza. Spendiamo due parole. Questa uscita non collegate un cavo normale da chitarra,
ma necessiterà, come quando colleghiamo l'attenuatore alla C30 o quando colleghiamo una vera e propria testata come questa a un cabinet, necessiterà di un cavo di potenza, quindi fate bene attenzione ai collegamenti. Ok, facciamo allora una panoramica dell'ampli più da vicino. Come vedete abbiamo appunto il controllo del gain, il tono, il volume, l'input. Nella parte posteriore l'uscita linea, cuffie, il tasto dell'eco, modalità accensione e spegnimento, jack d'alimentazione, equalizzazione, l'impedenza e l'uscita di potenza. Dunque, come collegarlo? Allora, lo piazziamo per comodità sul nostro AC30 Brian May Custom. Innanzitutto andiamo ad alimentarlo. Quindi mettiamo il suo bel alimentatore a 19 volt, ci danno in dotazione. Veniamo alla parte posteriore. Dunque, questo bel cavo che vedete porta direttamente agli altoparlanti della C32 Celestion Blue Alnico. Questo solitamente è collegato nella parte sottostante della C30 e prende appunto il segnale dall'ampli, dalla C30. In questo caso i due altoparlanti li colleghiamo direttamente all'MV50AC. Ovviamente il box rimane staccato, poiché l'ampli non è assolutamente in funzione. Vedetela come una semplice cassa, noi stiamo sfruttando esclusivamente i due altoparlanti, l'ampli è spento. Okay, per i collegamenti invece dalla parte frontale andiamo a utilizzare oggi il nostro bel Fryer Triple Booster Deluxe versione 2018 e l'uscita la colleghiamo direttamente all'input dell'MV50AC. Bene, fatto ciò andiamo semplicemente ad accendere il nostro amplificatore. Ok, prima di iniziare il test vorrei spendere due parole sulla tecnologia NewTube presente all'interno di questo Vox MV50AC. La tecnologia NewTube è qualcosa di straordinario a mio avviso, ovvero è una reinterpretazione in chiave moderna di una vera e propria valvola, ovvero all'interno dell'ampli. Poi su internet trovate un discreto quantitativo di documentazione. All'interno dell'ampli c'è una valvola in chiave moderna, ovvero un componente elettronico che ha tutte le caratteristiche costruttive di una valvola, quindi troviamo, non so, la griglia, l'anodo, diciamo l'intera struttura di una valvola, ma con dimensioni da microchip, quindi dimensioni molto ridotte, con un basso consumo, poca dispersione di calore e di conseguenza una elevata affidabilità dell'ampli. E il tutto racchiuso appunto in dimensioni estremamente contenute. Diciamo l'ampli sostanzialmente ha la parte pre-valvolare, perché possiamo considerare a tutti gli effetti questa NewTube come una valvola. Il pre-valvolare e la parte finale dell'ampli in classe D, è una tecnologia vastamente diffusa al giorno d'oggi, prevede appunto piccoli ingombri ed elevate potenze di amplificazione. Il tutto appunto racchiuso in un case estremamente leggero, privo di diciamo manutenzione, di problematiche dovute alla fragilità delle valvole, al calore emanato dalle valvole. Ok, sentiamo che già il fruscio di fondo è familiare rispetto a una C30 spinto col triple booster, che è già una cosa positiva. Dunque vediamo i controlli. Come l'ho tarato io, abbiamo il gain al massimo, il tone a metà, e per il volume adesso siamo circa ad un quarto di volume. Vi ricordo che selezionato in questa configurazione, quindi a 16 ohm, sviluppa una potenza di 12 watt e mezzo. Vi assicuro che sono adeguati anche a situazioni dal vivo. Ok, dunque Triple Booster Deluxe, la chitarra è la solita Danzan Red Special Epica. Alziamo leggermente il volume.
Facciamo subito due considerazioni a caldo, le stesse diciamo che ho avuto quando ho acceso per la prima volta questo ampli. Come sapete l'ho già da qualche mese con me, quindi ho fatto tutti i test del caso e ho preso una certa confidenza con l'ampli. Comunque le prime impressioni che ho avuto quando ho messo quest'ampli sul cabinet della C30, devo dire la sincera verità, sono rimasto estremamente sorpreso per la pasta sonora. Avete notato anche voi che l'incremento del gain in base al volume della chitarra è estremamente naturale. Diciamo, io sfido chiunque a fare un test ad occhi chiusi e distinguere se questo sia un ampli a valvole o un ampli a transistor. Quindi l'incremento è molto naturale. Ok, vediamo come va, diciamo, la mia sensazione sotto le mani. Sapete bene che tutti i dispositivi da chitarra, un conto è sentirli dall'esterno, un conto è suonare quel dispositivo. La percezione è nettamente differente quando proviamo qualcosa, un treble booster, un amplificatore, a maggior ragione una chitarra. Quindi diciamo, sotto le mani come sensazione ho una eccellente approssimazione rispetto a quello che sento quando suono la C30, quindi a livello di risposta, di feedback che ho dall'ampli rispetto al mio tocco, rispetto al mio modo di suonare. Come sapete il rig di Brian è molto sensibile poiché è molto semplice, quindi rispecchia molto quanto il chitarrista sta facendo sulla chitarra, la semplice pressione che abbiamo col sixpence sulle corde, il nostro modo di suonare. Quindi diciamo la risposta è molto fedele rispetto a un vero e proprio AC30. L'unica cosa che ho notato da subito è forse una lieve mancanza di diciamo corpo del suono, quindi di basse frequenze quando si abbassa il volume della chitarra, non una cosa elevata, però diciamo sentito una leggera diciamo tra virgolette freddezza in più, un suono leggermente più cristallino, un po' più freddo quando si abbassa il volume della chitarra. Diciamo alti volumi non noto grosse differenze con un ampli con la C30. Ok, vado avanti col test. Proverò altre configurazioni di pickup. Finora abbiamo sentito esclusivamente la configurazione centrale e ponte in fase. Adesso vediamo di provare qualche altra configurazione, anche un po' di suoni fuori fase.
momento che siamo in fase di sperimentazione vediamo come agiscono i controlli che abbiamo sull'ampli. Così per sfizio vediamo come agisce il controllo dell'equalizzazione, anche se il cabinet in questo caso è grande, non abbiamo bisogno di enfatizzare le frequenze basse, però per darvi un'idea della differenza che abbiamo selezionando l'equalizzazione flat oppure l'equalizzazione deep. Dunque partiamo dall'equalizzazione flat, che è quella diciamo più corretta per un cabinet del genere. Ok, selezioniamo l'equalizzazione deep. Ok, proviamo adesso i vari controlli nella parte frontale dell'ampli. Iniziamo dal gain, ovviamente un gain basso ci regala un suono più pulito possibile, pulito tra virgolette perché poiché abbiamo comunque nella catena degli effetti il treble booster, quindi un minimo di saturazione la sentiamo. Mano a mano che alziamo ovviamente è come se alzassimo il normal della C3. Abbiamo il controllo di tono, finora l'ho tenuto a metà, proviamo a chiuderlo completamente. Apriamo leggermente. Torniamo a metà. Oltre la metà, al massimo. Quindi, come avete notato anche voi, la varietà di suoni è piuttosto elevata. I controlli devo dire che sono molto efficaci, quindi cambiano drasticamente il suono anche con piccoli movimenti. C'è da dire che poi l'ampli è piccolo, le manopole sono piccole, quindi basta veramente una frazione di millimetro per fare una bella differenza in termini di modifiche sonore, di equalizzazione, di toni. Immagino che molti come me abbiano notato la presenza della signora Guild dell'84, quindi facciamo un test anche con lei. Del solito è perché le corde sono piuttosto nuove, ahimè personalmente non piacciono le corde molto nuove, però queste abbiamo.
Ok, arrivati a questo punto direi che è giunto il momento di fare un test, un raffronto tra il Vox MV50 AC e l'AC30 in termini di amplificatore. Da una parte avremo l'MV50C che andrà a dare potenza al cabinet dell'AC30 Braille MI Custom, quindi esclusivamente ai due Celestion Blue Allico. Dall'altra parte avremo l'AC30 CC2X modificato con i suoi rispettivi altoparlanti. Dunque, come riferimento ho scelto appositamente il CC2X da mettere a confronto all'MV50, poiché è un ampli, è una C30 più normale, diciamo. Il Braille MI Custom sarebbe risultato un po' troppo aggressivo come timbrica, come sonorità rispetto all'MV50, quindi il paragone non sarebbe stato diretto e giusto più che altro. L'MV50 alimenta quindi il cabinet del Braille MI Custom, che è composto da due Celestion Blue Alnico, e abbiamo il cabinet in multistrato di betulla. Il CC2X ha lo stesso cabinet perché è stato fabbricato nello stesso periodo dalla Vox, quindi sempre multistrato di betulla, ha gli stessi altoparlanti, sempre Celestion Blue Alnicon della stessa serie, e su per giù le ore di funzionamento di una coppia di altoparlanti è la stessa per l'altro ampli, quindi il paragone sarà piuttosto equo tra i due ampli. Ok, dunque veniamo a qualche considerazione finale su questo ampli. Innanzitutto vi voglio dire perché l'ho preso io. Due motivi principali. Il primo per suonare in casa senza dover, diciamo, stressare la C30, ovvero senza andare a porre sotto stress ulteriormente ancora più ore i trasformatori, le valvole, perché sapete, utilizzare comunque un ampli, la C30 al massimo sottopone a stress diverse componenti. Quindi diciamo per un uso casalingo dove magari non siamo attenti ad avere quel suono preciso, non siamo in uno studio di registrazione, non stiamo incidendo un album o comunque non siamo in una situazione live dove dobbiamo sentire il suono perfetto, secondo me un giusto utilizzo in alternativa all'attenuatore di potenza potrebbe essere il Vox MV50C, e devo dire che ultimamente lo sto usando praticamente tutti i giorni in casa come ampli per l'esercitazione, per divertirmi un po' con la chitarra a volumi contenuti. Il secondo motivo è come ampli di backup. Dunque, come sapete il mio rig completo è composto da due amplificatori, quindi diciamo nel momento in cui una C30 ha un problema in una situazione live, non so, si brucia una valvola o succede di peggio, switcho direttamente sull'altro ampli, quindi finisco il concerto con un amplificatore solo. Spesso e volentieri purtroppo c'è la necessità di dover portare un solo ampli perché magari le dimensioni del palco non sono così generose da permettere l'installazione di due AC30 sul palco, perché magari, non so, ad esempio il pubblico è troppo vicino, quindi la pressione sonora sarebbe eccessiva o per altri mille motivi, quindi purtroppo a volte non ho la possibilità di portare due AC30 con me, quindi ho un solo ampli. Capite bene che nel momento in cui avessi un problema
con l'unico AC30 che ho a disposizione sarebbe veramente un dramma. Io ho necessità di avere una certa ovviamente affidabilità sul palco, a partire dai cavi, dalla chitarra, i pedali e quant'altro. L'ampli ovviamente a fine della catena è ciò che ci garantisce effettivamente l'emissione del suono, quindi un problema al singolo AC30 sarebbe veramente un dramma. La soluzione nell'MV50 sta: voi vi portate semplicemente l'MV50, il suo bel alimentatore, nella custodia della chitarra. Nel momento in cui prende fuoco l'AC30 Braille MI Custom, io semplicemente disconnetto gli altoparlanti dall'AC30 Braille MI Custom in fiamme e lo collego all'MV50C e sono sicuro di poter continuare il concerto senza alcun problema, poiché sapete l'affidabilità comunque di un dispositivo progettato in questa maniera è elevatissima. Quindi, però mi garantisce di poter terminare il concerto con un sound, non dico al 100% uguale, ma una buona approssimazione, diciamo, non so, un 80%, poi l'avete sentito anche voi. Le differenze ovviamente si sentono con un ampli, con l'AC30, ma ovviamente parliamo di due costi diversi, due approcci diversi all'amplificazione, quindi è tutto giustificato. Detto ciò, io sono rimasto piacevolmente sorpreso di questo amplificatore. Ho detto, sotto le mani è molto convincente, non ci fa sentire la mancanza di una C30 valvolare in determinate situazioni. Ok ragazzi, anche questa recensione è giunta al termine. Spero di avervi dato una buona panoramica sulle potenzialità di questo piccolo amplificatore della Vox con questa nuova tecnologia. Se avete l'amplificatore oppure se avete un dubbio, una domanda, se volete dire la vostra in merito a questo ampli, lasciate un commento qui sotto su YouTube, oppure contattatemi tranquillamente sui miei canali Instagram o Facebook Brian May Tribute. Sarò lieto di poter scambiare due parole con voi. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, ricordatevi di iscrivervi al canale per ricevere gli aggiornamenti sui nuovi video, sulle premiere dei nuovi video. Come al solito vi ringrazio per il supporto che mi date e vi do appuntamento al prossimo video.